Questa qua è la recensione della mia moto. Questa qua è un Reissue Marathon, la versione da poveri, la versione standard, la versione base, con le forcelle tradizionali, col motore raffreddato ad aria e con il monoammortizzatore idraulico non regolabile. Per prima cosa parliamo del motore. Questo motore è di una marca cinese che fa anche motori per pit bike. Il nome di questo motore è Zongshen, fa 7,8 kW, cioè più o meno 11 cavalli. Questa moto ha un carburatore 26 di una marca strana, la metto sullo schermo che non me la ricordo adesso. Per essere un 125 4 tempi originale, il sound in confronto a molti altri modelli non è tanto male. Poi bisogna ricordarsi che questo motore è un 2 valvole, perciò tutta la coppia, tutta la potenza viene erogata ai medi bassi regimi. Questa moto io l'ho comprata nel pacchetto enduro, cioè con la ruota anteriore da 21 pollici, la ruota posteriore da 18 pollici, ma c'è anche nella versione motard che costa più o meno 500-600 euro in più. Come ho già detto, questa moto viene originale nel pacchetto enduro con le ruote 21 e 18, l'anteriore ha le misure 80-90-21 come quelle standard, quelle più trovate, la ruota posteriore è uguale 110-80-18 che è una di quelle più standard. Arriva dalla fabbrica con dei copertoni Sava MC23, non sono granché. Io adesso li ho dovuti cambiare tutti e due. Il posteriore mi è durato 8000 km, l'anteriore 10.000 km e adesso li ho rimpiazzati con dei Pirelli MT21. I freni di questa moto non sono ovviamente come i freni della versione Pro. Questa qua ha il disco anteriore da 280 mm di diametro, quello posteriore da 220 mm. Questa moto ha delle forcelle tradizionali da 37 mm davanti, un monoammortizzatore idraulico non regolabile, che non mi ricordo le misure, però è pensato sia per la strada, cioè riesci a fare tutte le strade, anche a tirarla abbastanza bene con queste sospensioni. Sono un attimino troppo morbide per la strada. Nel fuoristrada veramente non sono male, non pensavo che avessero granché prestazione nel fuoristrada queste forcelle da 37. Il serbatoio contiene 6,3 litri di benzina con 1,3 litri di riserva, per quelli che lo vogliono sapere. Fa 25 km con un litro. Ma come ho già detto nel video delle 5 cose che mi piacciono e 5 cose che non mi piacciono, andatelo a vedere. Da quando ho tolto la restrizione al filtro e l'ho ricarburata, mi fa 30-35 km con un litro. La strumentazione di questa moto è tutto quello che ti serve praticamente. Ti segna la velocità, i chilometri totali, i chilometri del viaggio, le frecce, gli abbaglianti, il surriscaldamento e ti segna anche la folle. Ci sono le cose essenziali. Io, essendo 1,83 m di altezza, mi trovo a mio agio. Il manubrio è abbastanza basso per i miei gusti, però ormai mi ci sono abituato e ormai non lo cambio neanche. La frizione, non so se magari solamente questa moto, è abbastanza difficile da tirare. La leva del freno è corta di suo, la leva della frizione si è rotta. È una moto veramente comoda, anche se fai dei viaggi lunghi, tipo ogni 2 settimane faccio un viaggio di un'ora e mezza circa, serve solamente alzarmi una volta verso la fine del viaggio, però non è che ti distrugge questa sella. Mi ha dato qualche problema. Il primo problema che mi ha dato è il sensore di velocità che si trova sulla ruota posteriore, però dopo un po' all'interno
ci va umidità, dopo fa condensa, dopo un po' non funziona più. Io ho rimediato a questo dopo la prima volta che l'ho dovuto cambiare, fortuna che era in garanzia, l'ho ricoperto di silicone e adesso non mi dà più questo problema. Il secondo problema che mi ha dato è che non si spegne più usando la chiave. Adesso io non ho risolto questo problema, ma lo ho aggirato. Ho messo semplicemente un pulsante di massa dalla bobina al motore e basta. E adesso si spegne normalmente. Bisogna premere prima il pulsante di massa e dopo girare la chiave. Terzo problema che mi ha dato, il regolatore di tensione si è bruciato, si è rotto, non so che cazzo è successo, ma penso che sia stato un mio errore. Non mi ricordo che errore, però penso che sia stato un mio errore. Il prezzo di listino di questa moto è circa 2500 euro nel pacchetto enduro. Nel pacchetto motard, sempre col motore raffreddato ad aria, forcelle da 37 tradizionali e monoforcellone idraulico non regolabile, costa 3100 euro più o meno. La versione Pro comincia già a costare un po' di più, 4000 e qualcosa euro, 125. Sul sito però della Riesu ti lasciano personalizzare la tua moto. Non so quanto viene a costare sinceramente, però puoi prenderla col motore raffreddato ad aria, le forcelle anteriori Marzocchi, il monoammortizzatore regolabile con leveraggi per giunta, o puoi fare quello che ti pare, colori, plastiche, se vuoi il paramotore. Dopotutto, dopo circa un anno e mezzo che ho questa moto e dopo 10.000, quasi 11.000 km che guido questa moto, posso dire che per essere un 125 raffreddato ad aria con delle prestazioni veramente basse, veramente basse, perché per essere un 125 non è granché. Questa qua è veramente una moto da considerare. Io sceglierei personalmente la versione Pro. Se si ha un budget di 2500 euro, di 3000 euro, di prendere questa moto, lo consiglio vivamente. E con questo ho finito la recensione di questa moto, della mia moto. Spero di riuscire a farne altre, di altre moto, perciò qui ci salutiamo.